Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo format. Con questa nuova tipologia di video prenderemo in esame il mondo delle competizioni sia a 2 che a 4 ruote, anche a 6 se ce n'è. E se ti piacerà, ne farò ancora. Oggi prenderemo in esame la situazione in Superbike, in MotoGP e in Formula 1, ma lo faremo solo dopo la sigla. E a questo punto dovrei parlare come fanno i giornalisti, ma non mi piace. E iniziamo subito parlando delle derivate di serie, cioè della Superbike. Quest'anno stiamo assistendo ad uno straordinario Bautista, che è appena sceso dalla sua MotoGP per ritrovarsi su una fenomenale Ducati V4R. Solo in Italia, ad Imola, Ray è riuscito a mettere le ruote davanti allo spagnolo. Molti dicono che è merito della Ducati, che ha portato una moto troppo forte rispetto alle altre. In effetti ha dimostrato di essere velocissima nel rettilineo, molto agile in curva, ma se osserviamo i risultati anche degli altri, non solo quelli di Bautista nel suo complesso, non guardiamo solamente il podio, vediamo effettivamente qual è la vera forza di questa moto. Nelle varie gare che abbiamo visto, Bautista ha sempre avuto qualcosa in più, perfino in più direi che non ha bisogno di dimostrare il suo talento e qual è la sua forza in sella alla Kawasaki. Negli anni passati l'ha dimostrato molto bene, mentre le altre Ducati a volte sono state, possiamo dire, un po' appannate, soprattutto perché Davis, che è la seconda moto del team, la seconda guida del team ufficiale di Ducati, ha avuto qualche problema di salute, anche se adesso per fortuna si è ripreso. Ma lo stesso discorso vale anche per le Kawasaki. Ray è vero è sempre stato presente, è sempre stato dietro Bautista, ma c'era. Ma le altre Kawasaki non sono state alla sua stessa altezza. Quindi se noi togliessimo questi due piloti, Bautista e Ray, che sono i più forti al momento, avremmo avuto delle Yamaha lì davanti, che sono state quelle più costanti, quelle più presenti. Non sottovalutiamo quindi la forza di questa squadra, che secondo me è in grado di raggiungere i vertici. Quindi a questo punto il campionato Superbike si fa veramente interessante. Abbiamo le R1 che sono subito là dietro e parecchi piloti la riescono a utilizzare anche al meglio. Ray che ha ritrovato la gioia della vittoria, e questo sicuramente lo avrà caricato a 1000, adesso è carico come una molla, pieno di nuove motivazioni anche per le prossime gare. E poi abbiamo Davis che adesso sta bene, ha dimostrato di saper andare forte anche lui con questa Ducati e infatti ad Imola è riuscito ad andare a finire anche davanti a Bautista, e Bautista che ad Imola ha ottenuto il suo peggior risultato, solo un terzo posto. Comunque è finito podio. Quindi se manterrà questa concentrazione, questo stato mentale, questo stato di forma, sicuramente potrà dettare il ritmo del campionato. Tutte queste circostanze stanno rendendo interessante il mondiale, il campionato mondiale di Superbike, e quindi diventa interessante da seguire, divertente da osservare. Ma passiamo ora ai prototipi e parliamo di MotoGP. Fino ad ora sono state disputate solo 4 delle 19 gare previste, però un'idea già ce la siamo fatta. Marc Marquez continua a dimostrare di essere il fenomeno del momento. La sua forza sta nel fatto che, oltre ad essere veloce, è costante e riesce sempre a trovare l'assetto giusto che gli permette di essere lì presente, se non primo, tra i primi. E in 4 gare infatti ha fatto 2 vittorie ed un secondo posto. È vero che in America è caduto, ma non è una cosa che si vede spesso in gara. Valentino Rossi continua a stupire perché nonostante i suoi 40 anni suonati lo troviamo sempre veloce. Quando riesce ad andare d'accordo con la sua Yamaha è lì davanti. Ha già ottenuto 2 podi e una volta anche sfiorato la vittoria, e ovviamente ci auguriamo che i Yamaha riescano a risolvere quei problemi che lamentano di ciclistica, perché sarebbe bello vederlo ancora lottare per la vittoria come ai vecchi tempi, e noi sappiamo che lui ne è capace. Le Ducati invece sono un punto interrogativo.
In Qatar a inizio campionato sono partiti nel migliore dei modi, Dovizioso ha vinto. Ora però si stanno lamentando del solito problema della percorrenza in curva e purtroppo nelle ultime gare non sono state così tanto efficaci come avremmo voluto vedere. Ma Dall'Igna e tutta la squadra non sono dei semplici spettatori. Sicuramente ci aspettiamo che portino presto delle nuove soluzioni, delle novità tecniche in grado di riportare le rosse lì davanti a tutti. È una cosa certa è che Dovizioso è capace di star davanti a tutti. E invece c'è la sorpresa Suzuki. Rins lo abbiamo visto sul gradino più alto del podio in Texas, secondo a Jerez e non troppo lontano nelle altre gare. È vero, lui ha sempre dimostrato le sue capacità, ma questa Suzuki è riuscita a ricucire lo strappo che la teneva lontana dai top team. A questo punto quindi non sono più solo Honda e Ducati a giocarsi il titolo, potremmo tranquillamente aggiungere anche Yamaha e Suzuki. Questo rende le gare ancora più spettacolari perché non sono scontate, diventa difficile capire chi riuscirà a stare davanti. In questo weekend si correrà in Francia. Ovviamente i riflettori saranno puntati su Marquez, però storicamente Rossi ha sempre dimostrato di saper andare forte, di dare qualcosa in più su questa pista. E occhio anche a Rins che è galvanizzato dai risultati delle ultime gare. Ora invece cambiamo completamente genere e andiamo sulle quattro ruote. Parliamo di auto e di Formula 1. Ecco, parlavamo sia in Superbike che in MotoGP di gare interessanti, gare belle da vedere perché c'è competizione. La situazione in Formula 1 invece è completamente diversa. Sono state disputate 5 gare e per 5 volte il risultato è stato lo stesso. 2 Mercedes davanti a tutti. È stata definita la Mercedes dei record. Sicuramente così, ma questi risultati sono anche frutto dei problemi o di errori di altri, soprattutto da parte di Ferrari. Prima che iniziasse il campionato, la SF90 ha dimostrato di essere l'auto da battere. Anche le Mercedes erano preoccupate. Ora non so se si sono crogiolati dei risultati ottenuti nei test, ma i tedeschi si sono messi a lavorare sodo. Fatto sta che già in Australia, la prima gara, i problemi di Ferrari sono saltati fuori. L'auto non era più così veloce, ma soprattutto ci sono stati problemi di affidabilità. In Bahrain Leclerc stava dominando la gara, era in testa e la vittoria era sua, quando all'improvviso un problema al motore e per questo motivo ha dovuto rallentare, ha lasciato il posto alle 2 frecce d'argento e ha dovuto accontentarsi di un terzo posto. Nelle gare successive è sembrato di vedere le Ferrari correre con il freno a mano tirato, quasi per paura che potesse succedere di nuovo. È sconsolante vedere la stessa macchina che in qualifica è in grado di giocarsi la prima posizione poi non riuscire a tenere il passo in gara. Questo purtroppo è sintomo di problemi importanti che non potranno essere risolti con piccole modifiche, perciò probabilmente l'esito delle prossime gare non sarà poi tanto diverso, da quello visto finora almeno. L'aspetto positivo però, da quello che salta fuori da tutto ciò, è che il giovane pilota monegasco, Leclerc, sta dimostrando di avere vero talento. Dategli un'auto efficace e ve la porterà alla vittoria. Intanto però ci ritroviamo anche Verstappen che è spesso tra le posizioni che contano e la Red Bull che guida non è più la stessa dei tempi d'oro e questo suo motore Honda, o meglio sarebbe corretto dire Power Unit Honda, è nuovo ed è ancora da sviluppare. Ma sta tirando fuori parecchi conigli dal cilindro e sta dimostrando di essere veloce e costante. Ma nonostante questo, le gare sono ritornate ad essere veramente noiose, dobbiamo ammetterlo. Ci auguriamo che Ferrari e Red Bull riescano a recuperare il gap in modo da ridare un po' di spettacolo a queste gare. Ma mancano ancora 16 Gran Premi, quindi il tempo c'è. Stiamo quindi ad aspettare e a sperare. Dopotutto siamo tifosi, siamo sportivi e ricordiamo che il vero sportivo è chi sa perdere. Spero che questo nuovo video vi sia piaciuto, questa nuova tipologia, questo nuovo format. Se è così, lasciami un like e scrivimelo nei commenti, così saprò se farne altri. Mi raccomando, non dimenticare di seguirmi sui social. Clicca sui link in descrizione. Ora però passiamo ai vincitori dell'Instagame di questa settimana. Ho chiesto
qual è il record di impennata su un veicolo a 2 ruote a motore. Il record per l'impennata più lunga è andato a Masaru Abe, che ha impennato su uno scooter, ovviamente preparato per l'occasione, per oltre 13 ore, percorrendo più di 500 km. Ecco a voi l'elenco dei profili Instagram dei vincitori. The silence fades into the night. Coyotes sing at the moonlight. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Feel the wind touch our face. Let's take a spin to a foreign place. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape to a world we don't know. Complimenti ragazzi. Quindi ragazzi vi saluto, ci vediamo venerdì prossimo sempre a mezzogiorno per il prossimo video e intanto ci vediamo su strada.